miei amici, in questo video vediamo questo bel progetto che ho chiamato la borsa del principiante, perché è una borsa facilissima da realizzare, ma che possono fare tutti, anche i non principianti, con la tracolla e la sua pattina di chiusura. È facilissima da fare. Si fa una catena di base che corrisponde all'altezza della borsa girata in doppio, vedete, e poi si lavora riga dopo riga, creando quindi un pannello rettangolare che sarà successivamente ripiegato ad U, vedete, e cucito ai lati, quindi molto semplice. Pertanto la lunghezza della catena di base corrisponde all'altezza della borsa per 2 e le righe di lavorazione corrispondono alla larghezza. Ok? Quindi cominciamo subito e vediamo come si fa. Nel corso di questo progetto ne ho realizzate due, una in cordino e una in cotone. La potete realizzare anche in lana per l'inverno, oppure in cordino di alcantara, insomma anche in tutti quei materiali che sono invernali, e non c'è bisogno di specificare lo spessore del filo, perché questa è una lavorazione che si presta a tutte le misure di uncinetto. Allora, per questo progetto utilizzo questa speciale fettuccia, eccola qua, sottilissima, vedete, accoppiata ad un filo di cotone fiocco. Allora, questo che vi faccio vedere, questo non è marca Fiocco, ma la resa e il metraggio è identico al fiocco delle tre sfere. Metterò accoppiati i due fili in questo modo e li lavoro accoppiati con un uncinetto da 3,5, vedete, accoppiati insieme. Ogni due righe di questa lavorazione manterrò la fettuccia sottile sempre la stessa, cambierò invece il filo di cotone perché userò queste 3 gradazioni di rosa. Date spazio alla vostra fantasia, se avete degli avanzi questa è la lavorazione giusta per smaltirli. Vi serviranno anche 2 marcapunti. Iniziamo il nostro lavoro, facciamo un nodo d'inizio e adesso avviamo 56 catenelle, 3, 4, 5, 6 e così via fino a 56. Allora, per farla in cordino utilizzo il cordino Swan Black della 3 sfere che lavorerò con un uncinetto da 3,5 mm. Per me è l'uncinetto ottimale. C'è chi lo lavora col 4, sicuramente fa meno fatica, ma secondo me con il 3,5 la trama viene molto più bella. Nodo d'inizio, inserisco l'uncinetto, catena di base di 50 catenelle perché il cordino è più spesso del cotone. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuate fino a 50. Cinquantasei catenelle fatte. Adesso una catenella aggiuntiva di alzata e conto 1, 2, nella seconda catenella a partire dall'uncinetto entro ed eseguo una maglia bassa in questo modo
e a seguire in ogni catenella eseguo una maglia bassa fino alla fine della catena di base per un totale di 56 catenelle. Mi raccomando, è importantissimo mettere il marcapunto nella prima maglia bassa del giro. Direte, ma no, non mi serve, io la riconosco. No, vi garantisco che per fare un rettangolo dritto è importante mettere sempre ad ogni riga un marcapunto nella prima maglia bassa della riga, perché quando voi fate poi la riga di ritorno, spesso l'ultima maglia non si capisce bene, perché in genere è un po' più stretta rispetto alle altre maglie, non si riesce a capire se è effettivamente l'ultima maglia o se è la catenella di alzata, e può capitare che viene saltata. Ecco perché poi si fanno quei rettangoli tutti storti, cioè che non hanno i due lati, i laterali dritti. Quindi importantissimo, ricordatevi, ad ogni prima maglia bassa di ogni riga la fate e mettete subito il marcapunto. Io qui l'ho messo dopo 6, ho sbagliato, la dovevo mettere già subito fatta la prima. Ok, vedete, ho terminato, ho lavorato 56 maglie basse. Adesso prossima riga, una catenella e volto il lavoro, e da qui la lavorazione da questa seconda riga sarà sempre uguale per tutte le righe, fatta in questo modo. Andrò a lavorare tutte maglie basse in costa posteriore, che vuol dire che invece di inserire l'uncinetto sotto tutte e due le asole che compongono una maglia, la infilo soltanto sotto la asola posteriore. Vedete, ci sono due asole, una che sta verso di me e una dall'altra parte posteriore. Inserisco l'uncinetto dentro l'asola posteriore ed eseguo una maglia bassa. Infilo subito il marcapunto, vedete, questo è il secondo che a mia disposizione, nella prima maglia bassa eseguita, e poi proseguo con tutte maglie basse in costa solo nell'asola posteriore per tutta la riga, lavorando in questo modo. Questo lo vedrete poi più avanti. Si crea un lieve scalino che forma una scanalatura nella lavorazione, che dopo tante righe vi darà un simpaticissimo, gradevolissimo effetto rigato della lavorazione. Adesso da qui in poi ogni riga lavorerò tutte maglie basse in costa posteriore. Ok, quando arrivo all'ultima maglia, che riconosco subito e non posso sbagliare perché c'è il marcapunto, lo tolgo e anche qui eseguo una maglia bassa in costa posteriore. Arrivata qui decido di cambiare colore, perché ho detto che ogni due righe io cambio il cotone, solo il fiocco, la fettuccina, quella sottile, la lascio libera. Quindi taglio il filo che voglio cambiare, lo levo, perché se no, se lo lascio nello stesso contenitore dove ho l'altro filato, questo lo tolgo di mezzo, prendo quello che voglio utilizzare, in questo caso il rosa antico, lo butto dentro la cesta, qui prendo e mi faccio il nodo invisibile no, il nodo invisibile, scusate, mi faccio direttamente un nodo qui alla base, non serve fare quello invisibile.
ecco qua, faccio un nodino qui alla base, tanto verrà tutto poi nascosto, le codine vengono nascoste dopo durante la lavorazione, non si vede nulla. Da qui quindi tranquillamente tolgo le codine e prendo i due nuovi fili, una catenella di alzata, volto il lavoro e sempre in costa posteriore eseguo tutte maglie basse. Rimetto il marcapunto nella prima maglia bassa e vado avanti in questa lavorazione. Ogni due righe cambio un colore per creare l'effetto rigato ancora più evidente anche dalla colorazione, e continuo a lavorare per creare il mio rettangolo fino all'altezza necessaria. Ok, ho lavorato il mio pannello, non ho contato le righe, adesso vi dico le dimensioni. Allora, le catenelle erano 56 per una lunghezza di base della catena di base di circa 35 e mezzo. Poi ho lavorato un tot di righe che non ho manco contato, ma non me ne importa niente, e ho un'altezza di 26 centimetri. La borsa sarà piegata in questo modo per poterla cucire ai lati in un modo semplicissimo, utilizzando direttamente il filo con cui ho chiuso il lavoro. Mi lascio un pezzo di filo e da una parte utilizzo questo, poi con un altro pezzo cucirò dall'altra parte. Allora, prima di unire i laterali della borsa vi mostro come fare la piccola fodera interna. Ve lo mostro però con quest'altra borsa che è identica, solo che invece di essere in cordino è in cotone. Allora, per foderare il pannello ovviamente si possono utilizzare vari strumenti, la rete, il feltro, ma noi siamo principianti, stiamo facendo la nostra prima borsa, non vogliamo vedere se ci viene bene prima di andare a spendere per questi accessori professionali. Come la anduriamo e foderiamo allo stesso tempo? Con una semplice tovaglietta per fare colazione in PVC, comprata per €1 presso i magazzini Mauris, negozio di casalinghi, accessori per la casa. Ecco, se riuscite a vedere la consistenza, è una tovaglietta di plastica, è carina e lucida, mi fa pure da fodera oltre che da indurente. Ma ovviamente se voi siete più brave di me e utilizzerete la rete, siete esperte, sapete come mettere la rete, come mettere la fodera, quindi questo è un suggerimento per chi sta diciamo facendo il suo primo tentativo di cucire i lati. Foderiamo la nostra borsa con la nostra tovaglietta, se voi avete rete e fodera oppure il feltro tanto meglio. Io voglio riciclare questa bellissima tovaglietta che mi fa pure da fodera perché è carina, e l'appoggio sopra e intanto con la matita traccio, allargando un pochino il pannello che è elastico, con la matita traccio delle righe che poi andrò a fare con la riga per bene precise, però intanto mi do un'idea, vedete? Ecco, disegno con la matita, meglio la matita perché il pennarello poi vi macchia il tessuto, per avere un'idea. Vedete, ho un'idea di massima. Adesso con il righello vedo più o meno quanti centimetri sono 8 centimetri, quindi adesso faccio una riga più seria
e precisa, 8 centimetri, 8 centimetri, 8 centimetri, insomma, e vado avanti, traccio una linea dritta per poter ritagliare la tovaglietta. Ci siamo, ritagliamo la tovaglietta. Allora, con delle pinze apposite che io adesso non ho, non mi va di andare al piano di sopra a prenderle, e mi aiuto con queste di fortuna, attacco provvisoriamente la foderina al pannello, lasciando un pochino fuori, perché io qui poi dopo devo andare a cucire, ricordatevi. Non prendete paura, non è che devo cucire come una sarta, lo può fare chiunque, anche chi non l'ha mai fatto. Allargate un po' il pannello, sempre in modo da dare, vedete, un po' di bordino, e lo fate per tutti e quattro i lati per tenere fermo il pannello, così adesso lo cuciamo. Ok, vedete, ho cucito la mia fodera indurente alla borsa. Guardate, adesso toccate, sentite già che bella consistenza che ha. Internamente, come avete visto, ho messo questa taschetta, l'ho cucita solo qui in alto con lo stesso metodo, ecco, con cui ho cucito la fodera. Adesso vediamo come si cuciono i laterali. Girate la borsa dal rovescio e piegatela in questo modo. Cominciamo da qui dove abbiamo il filo e procuratevi l'uncinetto che stavate utilizzando per la vostra lavorazione. Eccoci qua pronti per cucire il laterale, come vi ho già detto, dalla parte del rovescio. Inserisco l'uncinetto dentro la maglia e tiro fuori il cappio, una catenella di alzata, rientro nella stessa maglia, poi prendo l'altro lembo ed entro dentro una maglia della parte opposta. Carico il filo e lo passo attraverso tutte e due le maglie, quello della parte opposta e quello da dove ho cominciato, per eseguire la maglia bassa. Rivediamo, prossima maglia, infilo
l'uncinetto sotto la maglia dalla parte che sta verso di me, poi dalla parte opposta carico il filo, lo passo attraverso prima una maglia, poi l'altra, 2 asole sull'uncinetto, carico il filo, passo attraverso e ho completato la maglia bassa. Faccio questa cosa fino alla fine del margine. Se vi può aiutare a tenere fermo il lavoro e andare più dritte, mettete dei fermi, delle mollette che tengono fermo, che poi accostato dritto, ecco, questo più che altro per andare dritti, che poi man mano quando arrivate che dovete prendere le maglie, chiaramente poi le levate, ecco, per tenere dritto. Potete fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Non mi ritrovo le mollette per eccolo qua. Anche dall'altra parte magari fermate il margine per tenerlo fermo accostato giusto, in modo da lavorare dritte, ecco perché. Ok, faccio altri 2 puntini insieme a voi e poi proseguite da sole. Infilo nella maglia dalla parte mia, poi dall'altra parte. È saltata la molletta, vabbè, non importa, passo attraverso ed eseguo la maglia bassa. Non so se sono andata fuori video, ne faccio un altro. E via. Qui una maglia di qua, una maglia di là, passo il filo attraverso, maglia bassa, una maglia di qua, una maglia di là, filo attraverso, maglia bassa. Completate tutto il margine, ci vediamo alla fine. Ok, quando avete eseguito l'ultimo punto, ci rientrate anche una seconda volta in quello stesso punto ed eseguite una seconda maglia bassa, così. Poi ok, adesso tagliate il filo, fate una catenella e sciogliete il lavoro in questo modo. Se volete, qui potete fissare il filetto con 2 puntini per tenerlo più fermo. Adesso non taglio il filo, piego la borsa in questo modo e rinfilo l'uncinetto nella solina, giro il lavoro in questo modo, tolgo il marcapunto, rientro nella prima maglia bassa e nella maglia bassa dall'altra parte, carico il filo, lo passo attraverso ed unisco con una maglia bassa, poi infilo nella seconda maglia bassa e nella seconda maglia bassa dall'altra parte, carico il filo, lo passo attraverso tutte e 2 le maglie, 2 asole sull'uncinetto, carico il filo, lo passo attraverso e proseguo in questo modo lungo tutta la riga per unire i 2 laterali. Lo faccio da questa parte, da quest'altra parte lo rifarò con chiaramente con un filo. Qui ho utilizzato il filo che già avevo della lavorazione, qui attaccherò un nuovo filo sull'uncinetto con il cappio, faccio il nodo iniziale, infilo l'uncinetto e di qua faccio la stessa cosa.
Allora, adesso per cucire dall'altra parte fate la stessa identica cosa, soltanto che vi dovete preparare un nuovo filo con un nodo d'inizio in questo modo e nello stesso identico modo entrate nella prima maglia, entrate nella prima maglia dalla parte opposta ed eseguite la maglia bassa. Lungo la lavorazione, se volete, vi potete accostare la codina d'inizio e nasconderla sotto i punti di maglia bassa, ecco, e continuate a lavorare per cucire anche tutto questo lato. Benissimo, abbiamo cucito da tutte e due le parti. Adesso rivoltiamo la borsa dalla parte del dritto con un po' di pazienza, fate piano, ok, e vedrete che i lati sono un po' di pazienza, ragazze. La pazienza in tutti i lavori manuali ci vuole. Eccoci qua. E vedrete che bella sacchetta, vedete com'è bella anche la cucitura, non si vede niente, guardate che carina. E la nostra sacchetta è pronta, vedete che bello, com'è lucida la tovaglietta, ce ne sono poi di ok, la borsa so è unita, è foderata. Adesso la dobbiamo riprendere qui in alto per creare la parte superiore. Quindi partiamo dal laterale, infiliamo l'uncinetto nella prima maglia utile e facciamo una maglia bassa. Proseguiamo con una maglia bassa in ogni maglia sottostante, che poi in realtà più che delle maglie sono delle righe, vedete, siamo perpendicolari alla lavorazione sulle righe, quindi in corrispondenza di ogni riga sottostante noi faremo una maglia bassa in questo modo tutto intorno alla nostra borsa. Proseguiamo. Vedete come sto lavorando. Ecco qui. Giriamo tutto intorno e poi ci riuniamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. Chiudo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. Ecco qua. Ok, perfetto. Finito il primo giro di maglie basse, adesso per andare a restringere un po' la bocca della borsa in modo che abbia più garbo, facciamo una catenella di alzata e rientriamo in ogni maglia sottostante in costa posteriore ed eseguiamo una maglia bassissima in costa in ogni maglia sottostante in questo modo. Faremo 3 o 4 giri a vostra scelta, quanto volete che il bordo venga alto, in questo modo, e vedrete che la borsa si restringerà sulla sommità nel modo giusto. Fine del giro non chiudiamo ma continuiamo a lavorare a spirale
rilavorando una maglia bassissima in costa sopra alla prima del giro, e si continua così senza chiudere il giro per tutti i giri che vogliamo. Ok, ho eseguito complessivamente 4 giri, per me sono sufficienti. Taglio il filo, sfilo l'uncinetto e nascondo la codina internamente sotto le maglie con molta pazienza. Mamma mia, i punti bassissimi sono molto duri. Allora, innanzitutto identificate quello che volete che sia il davanti. In genere c'è sempre una parte, che ne so, che cade meglio, che è più bella. Decidete qual è il davanti. Io ho deciso che è questo. Sul retro dovete individuare il centro perfetto della borsa, mettere un paio di marcapunti per decidere laddove andremo a fare la pattina. Ok, potete anche contare le righe e decidere. Allora, io ho individuato il centro, ho contato le righe, cioè le costole, diciamo, perché poi ognuna di queste righe in effetti è composta da 2 righe. Diciamo, io ho contato quelle in evidenza: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, sono 22, quindi ecco, questo è proprio il punto, la metà è tra qui e qui. Forse no, devo posizionarlo nella maglia dopo, dai, diciamo in quella dopo. Ecco, questo è il centro perfetto. Ok, dal centro poi andiamo a contare 1 2 3 4 5 6 maglie e nella sesta mettiamo il marcapunto sia a destra che a sinistra, così sappiamo dove dobbiamo iniziare a lavorare e terminare la nostra patella. A questo punto questo centrale ormai non ci serve più, lo possiamo togliere. Ok, pronte con un nuovo filo. Inseriamo l'uncinetto dove c'è il marcapunto. Dopo che l'abbiamo inserito possiamo togliere il marcapunto, in modo che se lo togliamo prima potremmo sbagliare il punto. Con una maglia bassissima attacco il filo, catenella di alzata, rientro dentro questa maglia ed eseguo una maglia bassa e a seguire una maglia bassa in ognuna delle maglie sottostanti fino al prossimo marcapunto. Sto lavorando sempre in costa, vedete, perché le maglie sono molto strette e prenderle tutte e due secondo me è un po' complicato. Oddio, volendo ci si riesce, boh, forse no, dai ragazze, le prendo tutte e due invece di lavorare in costa, così mi viene una patella più robusta. Allora, maglia bassissima per ancorare il filo, una catenella e infilo l'uncinetto sotto tutte e due le maglie ed eseguo la maglia bassa. Vedete voi, potete anche metterle in costa, se è troppo duro non ce la fate, così, vedete voi. Arrivate fino al prossimo marcapunto dove eseguirete l'ultima maglia bassa. Eh sì, è durissimo, se non ce la fate, che per voi è troppo duro, queste maglie basse fatele in costa, dai, è la stessa cosa. Ok, sto andando pure fuori videata perché sono talmente dure che mi muovo come una pazza. Ecco qui, vabbè, arriviamoci insieme a sto punto senza che stacco la videata.
tanto ci siamo ormai, dai, eccoci qua. Ok, rimuovo il marcapunto, so che è l'ultima, entro ed eseguo l'ultima maglia bassa. Adesso catenella di alzata, volto il lavoro, vedete ho il dritto della borsa davanti a me, rientro nella prima maglia bassa da dove parte la catenella ed eseguo la maglia bassa e vado avanti con giri di andata e ritorno fino a che ho raggiunto la lunghezza della patella che desidero. La patella la potete fare più o meno lunga a seconda di dove volete che venga sul davanti. Io vi dirò quanto l'ho fatta lunga io, poi se voi la volete fare più lunga, più corta, fate come volete. Un suggerimento: quando state misurando, diciamo, la patella, no? Siete in lavorazione, la state misurando per vedere quanto viene davanti, dentro la borsa mettete qualcosa, non la lasciate piatta così, perché chiaramente la borsa poi avrà uno spessore a seconda del contenuto, quindi dentro magari ci infilate uno straccio in modo che avete la visione reale dell'ingombro e del volume che avrà questa borsa. Ok, allora entro nell'ultima maglia che è durissima, eccola qua, ma io sono più dura di lei. No, ma questa, aspettate, voglio capire, no, questa, l'ultima è questa qui, ok, eccoci, quella era la catenella di alzata. Ok, catenella di alzata, volto il lavoro e ricomincio. E no, non era la catenella di alzata quella, ci picchia. Vedete, perché suggerisco sempre di mettere i marcapunti per riconoscere le maglie, per questo motivo. Ok, andate avanti con giri di andata e ritorno fino a che avete la lunghezza desiderata. Allora, io vi ho fatto vedere come lavorare riga dopo riga con catenella e maglia bassa nella prima maglia da dove parte la catenella. C'è anche la possibilità per quelle più esperte, più abili, insomma, che sanno lavorare con punti regolari, di iniziare senza la catenella, quindi direttamente da dove avete finito voltate il lavoro, inserite l'uncinetto nella prima maglia bassa ed eseguite direttamente la maglia bassa senza fare la catenella. Io vi ho illustrato tutte e due le possibilità. Per i principianti è più facile perché, diciamo, il principiante cosa fa? Tende a fare la prima maglia bassa molto stretta e poi magari non la riconosce a fine riga, mentre chi è più esperto magari saprà che se non fa la catenella, la prima maglia la deve lavorare abbastanza giusta, lenta, in modo da poterla poi riconoscere a fine riga. Ok? Lascio a voi la scelta. Io ho lavorato 15 righe, adesso decido di fare l'asola per il bottone. Allora, eseguite le 15 righe, adesso faccio l'asola. Comincio con una maglia bassa,
la seconda, la terza, la quarta e la quinta e la sesta. Ok, io ho 13 maglie basse in tutto. Poi a seconda del bottone che dovete utilizzare, questo è il mio, fate un tot di catenelle. Io ne farò 3 catenelle, salto una maglia e in quella dopo riprendo la maglia bassa, altre 6 maglie basse, 3, 4, 5 e 6. Ok, a questo punto posso smettere di lavorare, chiudere il filo e attaccare il bottone, oppure posso decidere di fare un'ulteriore rifinitura intorno alla patella e alla borsa. A questo punto, se voglio fare la rifinitura, da questa posizione volto il lavoro, rientro nella prima maglia bassa, lavoro le prime 6 maglie basse, ok, poi lavoro 4 maglie basse all'interno dell'asola del bottone e altre 6 maglie basse. Ok, adesso passo a fare la rifinitura sul laterale della patella, quindi faccio una catenella di alzata che mi agevola nel cambiare direzione ed infilo in corrispondenza dell'ultima riga fatta l'uncinetto sotto 2 asole per eseguire una maglia bassa di rifinitura. In corrispondenza di ogni riga eseguo una maglia bassa. In questo modo. Ok, quando sono arrivata all'ultima riga della patella, entro nella prima maglia bassa della base, ma in costa, ed eseguo una maglia bassissima e proseguo con una maglia bassissima in costa per tutta la base intorno. Vedete, sto lavorando sulla base dove già avevo fatto le maglie bassissime di rifinitura. A questo punto, per poter ritornare a lavorare questo lato della patella e rifinirlo come questo, io faccio tutto il giro della borsa, rivengo indietro qui e da qui finalmente posso andare a rifinire anche questo lato. Quindi rifinisco a maglie bassissime tutto intorno. Quando arrivo qui vediamo come risalire. Ok, ho lavorato per tutto il giro a maglie bassissime, adesso torno a lavorare sulla patella e quindi nella prima riga una maglia bassa e una maglia bassa in corrispondenza di ogni riga della patella. Riprendo la lavorazione, vedete? Ecco qua. A questo punto completiamola insieme fino al punto d'arrivo, senza che stacco la videata e poi la riaccendo.
ci arriviamo insieme, eccoci qua. Ok, ancora altri 2 punti, ok, e termino con una catenella e una maglia bassissima nella prima maglia bassa sull'altro lato. A questo punto ho completato, taglio il filo, sfilo l'uncinetto e con un uncinetto più piccolo vado a nascondere le maglie all'interno della patella, in questo modo, passando il filo d'eccedenza sotto tutte le maglie con moltissima pazienza. Vi fate questo lavoretto fino ad esaurimento del filo. Ok, adesso non ci resta che individuare la giusta posizione e cucire il bottone per poi poter chiudere la patella. Ok, abbiamo realizzato tutto. Adesso non ci resta che applicare un bottone. Potete applicare un bottone tradizionale oppure un bottone all'uncinetto che forse è in tinta, che forse è anche più raffinato, da un tono più chic ed elegante. Ecco qua. E alla fine di questo video e nel box informazioni vi spiego come si fa un bottone all'uncinetto, cioè ho fatto un tutorial apposito. Semplice all'uncinetto. Io ho fatto anche altri tutorial di manici che vi linko nel box informazioni o alla fine di questo video. Questo è un tipo più semplice. Cappio iniziale, prendo il moschettone, inserisco l'uncinetto sotto il moschettone e prendo il filo e lo passo attraverso ed eseguo una maglia bassa. Accosto la codina per coprirla durante la lavorazione, rientro dentro il moschettone, carico il filo, lo passo attraverso e completo con una maglia bassa e completo con una terza maglia bassa. Giro il lavoro e accosto un altro po' la codina di nuovo per nasconderla, rientro nella prima maglia bassa, nella seconda, vedete, nascondo intanto la codina sotto le maglie, e la terza, e la codina l'ho già con la terza, vedete, completamente coperta. Giro il lavoro, inserisco di nuovo l'uncinetto nella prima maglia, faccio la maglia bassa, 2, 3, giro il lavoro e proseguo riga su riga fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Allora, qual è la lunghezza desiderata? È semplice: prendete una tracolla che già avete di un'altra borsa, misurate quanto è lunga e questa la fate 4-5 centimetri più corta. Perché la lavorazione all'uncinetto col tempo, portandola col peso, si allunga. Quindi il mio consiglio qual è? Fatela 4-5 centimetri più corta, poi una volta ultimata attaccate la tracolla, mettete dentro un peso, attaccate la tracolla con la borsa alla maniglia di una porta e la lasciate lì tutta la notte. Il giorno dopo magicamente avrete il manico che si è già allungato e che quindi ha preso la lunghezza giusta. Ok, andate avanti in questo modo. Quando avete raggiunto la lunghezza che vi serve, e
vi faccio vedere come unite all'altro moschettone. Raggiunta la lunghezza desiderata, a questo punto prendiamo l'altro moschettone, voltiamo il lavoro, accostiamo il moschettone al lavoro, infiliamo l'uncinetto sotto la prima maglia bassa e anche sotto il moschettone, passiamo il filo attraverso tutti e due, maglia bassa, la prima. Nella seconda stessa cosa, vedete, sotto la maglia, sotto il moschettone, pesco il filo, lo passo attraverso, seconda, terza e il lavoro è terminato. Non ci resta che tagliare il filo e bloccarlo all'interno del lavoro, anche servendoci dell'accendino. Allora, si tira via il filo in questo modo, poi cominciamo a passarlo sotto le maglie per nasconderlo in questo modo. Quando decidiamo che è ora di fermarlo, tagliamo l'ultimo pezzetto, bruciamo l'eccedenza con l'accendino e quando è sciolto con l'uncinetto, mai con le mani, attacchiamo il cordino fuso al resto della preparazione. Ok, il manico è pronto.